Dunque giocatori, eccoci, siamo arrivati, il futuro di Total War è alle porte. Parliamo di un grande balzo nella nuova era. Abbiamo tante aspettative? Forse troppe? Benvenuti, sono Tiranno Matto in un nuovo episodio della mia rubrica Parliamo di. Devo raffreddare le mie opinioni a caldo. Come sapete abbiamo coperto lo showcase della Creative Assembly qui, nella live Discutiamo. Quello che più mi auguravo è stato confermato, per fortuna. Un nuovo motore di gioco che sostituirà Warscape, il nuovo Warcore. Sarà un lungo processo di sviluppo, è ancora in fasce come motore di gioco, ma ci sono bellissime premesse. Prima di tutto un rendering globale che poi scende al dettaglio per le battaglie tattiche. Più dinamismo, soprattutto per gli elementi in mappa. Potremo interagire in vario modo con gli elementi strutturali e ambientali. Sono state mostrate tantissime rivoluzionarie idee sul concetto stesso di mappa e design, confermando anche che l'intelligenza artificiale vedrà un grandissimo alleggerimento dai vecchi codici. Sarà completamente rivoluzionata sia in battaglia sia nel campo strategico. L'unicità della formula Total War a turni e in tempo reale viene riconfermata. Questo game design concettualmente è il caposaldo della Creative Assembly e la formula è molto cara a tutti gli sviluppatori che sono stati intervistati. Ed era fondamentale per me sottolinearvi che finalmente abbiamo la garanzia che ci sarà una svolta. Tali promesse di profondità e ottimizzazione e anche il porting verso le console, pur mantenendo la complessità e la familiarità con tutto ciò a cui noi giocatori da computer siamo abituati, sono ottimi segnali a mio avviso. Ma sono solo la punta dell'iceberg di quello che verrà, perché come ho detto anche nello showcase ci hanno dato una conferma dalla Creative Assembly, un'affermazione di coraggio e orgoglio. Vogliono rimanere dei pionieri dell'innovazione, portando avanti un franchise che ha fatto letteralmente la storia, pur esplorando i nuovi orizzonti videoludici, le nuove tecnologie e nuove ambientazioni, senza dimenticarsi dei fan di lunga data. Perché udite udite, è stato confermato Medieval 3 Total War. È ancora in fase di sviluppo, embrionale possiamo dire, concettuale, ma questo nuovo titolo ha la grande ambizione di scalzare Paradox Interactive, Crusader Kings 3 dallo scranno medievale e sfidare Europa Universalis 5, andando ad inserirsi con la formula Total War e una nuova profondità tra il 1100 e il 1500, forse anche di più. Appunto, sono tutte congetture anche da parte degli sviluppatori, i quali hanno dimostrato appunto grande ambizione e grandi sogni per ciò che sarà Medieval 3. Dunque non aspettatevi che arriverà in tempi brevi, perché ci vorranno diversi anni, ma sfrutterà al meglio tutto ciò che il nuovo motore di gioco sarà capace di donargli. E da questo punto di vista non dimentichiamoci che hanno anche confermato per l'11 dicembre ai Game Awards un grande trailer di un ambiziosissimo progetto Total War, probabilmente un science fiction, che sia Star Wars o il più quotato Warhammer 40.000, solo il tempo lo dirà. È probabile che andrò in live per seguire l'evento, anche se a tarda notte. Iscrivetevi al canale e buttate un occhio alle notifiche se vi interessa commentare con me i Game Awards e ciò che riveleranno per il prossimo Total War. Pensavate che fosse finita, invece no, cari amanti di Warhammer e del fantasy. Qui arriviamo alla vera ciccia dello showcase. Era già nell'aria, ma adesso è confermato. Estate 2026 arriverà il grande negromante, il signore assoluto della non morte. Nagash farà il suo ritorno nel mondo di Mallus, portando non solo 4 nuovi personaggi leggendari, 1 gratuito e 3 a pagamento, i suoi mortarchi. Oltre al grande signore della non morte, la sua fazione unica, che porterà anche i rework ai Conti Vampiro, ai Re dei Sepolcri e la Costa dei Vampiri, il pacchetto è stato chiamato Lords of the End Times e hanno confermato, assieme al Lore Master of Sotek durante l'intervista, che tutti i personaggi vedranno integrate delle narrative riguardanti la fine dei tempi. Il grande evento che ha posto fine al mondo di Mallus aprendo le porte a Age of Sigmar. E il suo araldo è stato il prescelto eterno, il 13°, Archaon. Per quanto non sia il protagonista di questo DLC, sarà l'antagonista principale di tutti i mortali e vedrà un grande rework alle sue meccaniche. Ma torniamo al babbo della non morte. Nagash infatti è stato confermato che sarà capace di convertire
convertire tutte le fazioni non morte al suo volere, piegando coloro che si opporranno a lui, come Settra, e lasciando aperte le porte anche a nuovi contenuti pure per i lord meno propensi al piegarsi al signore Nagash. La grande campagna End Times vedrà grandi rivoluzioni, la mappa di gioco diventerà interattiva, con sconquassamenti, terremoti, vulcani, piogge di meteoriti di Warpietra e tanto altro ancora. Il mondo cambierà e Nagash potrà corrompere, uccidere e portare di nuovo in vita al suo servizio non soltanto tutti i popoli mortali, ma potrà corrompere in via definitiva tutti i territori con il vento della morte. Inoltre non solo Nagash, ma tutte le fazioni potranno provare a fermare la fine del mondo entrando nei regni degli dei perniciosi. È stato confermato infatti che assieme a tutti i cambiamenti alla mappa, i 4 regni del caos verranno integrati nella Immortal Empires. Mi ha fatto molto piacere constatare tutto ciò, ma alcune criticità vanno sottolineate. Prima di tutto è molto ambizioso, sì, ma è un pacchetto completo che non solo vuole portare dei rework, della nuova narrativa, dei cambiamenti meccanici alla mappa, Nagash e altri 4 lord leggendari. È un cambiamento che va ad anticipare la fine di un ciclo, per quanto ci vogliano confermare e rassicurare che la vita di Total War Warhammer Saga non è alla fine. Io riconfermo che non ho paura della fine perché ritengo sia un possibile inizio per qualcosa di nuovo. Avrei sperato però in un titolo a parte per gli End Times, magari proprio con il nuovo motore di gioco. Questo è un po' il dolce amaro del grande showcase di oggi e come ho detto in passato riconfermo adesso. Non ci resta che aspettare e provare con mano tutti questi nuovi contenuti e cambiamenti per valutarne la qualità. In conclusione penso che ci siano ottimi segnali dalla Creative Assembly. Al contempo però non voglio cadere nella trappola del fanboy. Per quanto noi si possa essere eccitati a caldo per queste prime notizie, io consiglierei cautela. Raffreddiamoci e osserviamo. Hanno promesso tanti blog post e aggiornamenti sullo stadio di sviluppo di Medieval 3 e al contempo devono comunicare ancora tantissime informazioni sul DLC Lords of the End Times per Total War Warhammer 3. Non fasciamoci la testa, né tantomeno illudiamoci che arriverà un prodotto perfetto. Possiamo augurarcelo e ci sono sicuramente un sacco di buone premesse. Sono curioso di sapere cosa ne pensate. Avete anche voi queste aspettative? Siete critici? Lasciate qui sotto un commento. E nel frattempo vi ricordo che il DLC Tides of Torment per Warhammer 3 è uscito. Se volete supportare il mio lavoro potete recuperare tutti i video sull'argomento qui sul canale. Inoltre, se possedete Warhammer 1 e Warhammer 2, avrete accesso gratuitamente a Total War Warhammer 3 Immortal Empires sul vostro profilo Steam o Epic Game Store. Se volete unirvi alla battaglia per Mallus, mi trovate anche in live, come da palinsesto qui nel post community. Direi che questo è quanto, avventurieri ed avventuriere. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno e alla prossima!